Ciao amici, ciao amiche, benvenuti nel quarto vlog dedicato al mio viaggio nei Baltici. Oggi ci troviamo a Tallinn, capitale dell'Estonia, una delle tre repubbliche baltiche, nonché quella situata più a nord. Tallinn infatti si affaccia sul Mar Baltico ed è distante solo pochi chilometri da Helsinki, che è la capitale della Finlandia. Tallinn è conosciuta in tutta Europa per il suo bellissimo centro storico, per la sua bellissima città vecchia, che offre un immenso patrimonio medievale, che tra l'altro dal 1997 è patrimonio dell'UNESCO. Qui in ogni angolo, in ogni viuzza si può respirare storia e ci sono tantissimi localini, tantissime attività che si possono fare a tema medievale. Io ad esempio ho fatto un bellissimo shooting in abiti medievali. L'Estonia, come gli altri paesi baltici, ovvero Lituania e Lettonia, era parte dell'Unione Sovietica e, come le altre due repubbliche, non ne ha proprio un buon ricordo. Ma dei rapporti Baltici-URSS e Baltici-Russia ne parleremo in un video approfondimento a parte quando finirò di caricarvi il vlog. Il passato sovietico dell'Estonia è ancora ben visibile e questo non solo in città più lontane o nelle periferie, ma anche vicinissimo al centro di Tallinn. Uno dei simboli, uno degli edifici che riconducono al passato sovietico è il Linna Hall, ovvero un complesso sportivo situato appena fuori dalle mura della città vecchia ed edificato nel 1980. Nel 1980, infatti, i Giochi Olimpici vennero ospitati dall'Unione Sovietica, con sede a Mosca. Mosca però è una città dell'entroterra. Ha il fiume Moscova, sì, ma non ha il mare e quindi non è adatta ad ospitare gare di vela o altri sport simili. E per questo motivo venne scelta un'altra città per ospitare queste gare, quindi gare d'acqua. Come città venne scelta proprio Tallinn, la capitale della Repubblica Socialista Sovietica Estone. Questa struttura è un perfetto esempio, un perfetto connubio di monumentalismo e brutalismo. Appare come un immenso corridoio con tantissime scale che punta dritto dritto al mare e diciamo che ricorda un po' una porta aerei. Questa monumentalità è dovuta non solo al fatto che la struttura fosse pensata per ospitare molte persone, dato che è stata costruita per le Olimpiadi, ma anche alla volontà da parte del regime sovietico di esprimere la sua grandezza e la grandezza della sua ideologia, che volevano rendersi immortali anche attraverso la costruzione di immensi edifici, immense strutture di cemento. Oggi sfortunatamente non è possibile accedere, non è possibile visitare l'interno del Linna Hall, sia perché è chiuso ormai da anni, sia perché è abbandonata da anni e quindi è poco sicura. Ma l'esterno si può visitare tranquillamente, non c'è nessun impedimento, non c'è nessuna barriera, si può visitare in totale autonomia, oppure ci sono anche dei tour che fanno ripercorrere il passato sovietico del paese e che come tappe hanno proprio questa struttura. Ad oggi esistono dei progetti che prevedono la rigenerazione dell'edificio. Questi progetti vedrebbero il suo ripristino come centro sportivo, quindi riportare l'edificio al suo scopo originario, con però l'annessione di hotel, negozi, casinò, sale per eventi e diverse altre strutture. Tallinn è davvero una città stupenda, una città che trasuda storia, sia quella più antica medievale con la sua bellissima città vecchia, sia quella più recente, quindi il passato sovietico con strutture come il Linna Hall o la torre televisiva o altri edifici. È una città che io vi consiglio tantissimo di visitare, sicuramente è un pochino più costosa, ma è facilmente girabile a piedi, è molto sicura, io sono stata lì 3 giorni
Il primo giorno sono arrivata tardissimo, verso mezzanotte e mezza, l'una, ho alloggiato vicino al porto e non ho avuto nessun problema, nemmeno col girare coi mezzi pubblici, che tra l'altro funzionano benissimo, quindi mi sento di consigliarvi di andare a vedere questa bellissima città. Il mio viaggio però, come anche i nostri vlog, non sono ancora finiti, nonostante siamo arrivati alla terza ed ultima capitale baltica. Questo perché, come vi ho detto a inizio video, Tallinn è molto vicina a Helsinki, dalla quale è separata solo dal Golfo di Finlandia. E per questo Helsinki è facilmente raggiungibile da Tallinn grazie a un traghetto che impiega 2 ore. E la prossima tappa sarà proprio Helsinki. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina così da non perdervi i prossimi video. Io vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!